Eccoci qua, allora, come vedete, vi sposto un po' perché qua inizia a diventare ingombrante, gennaio, febbraio, marzo, abbiamo finito marzo, vedete come sono venute bene queste ondine tutte di sfumature, diciamo che fa una sorta di passaggio tra i colori più calmi, tra virgolette, più rosa, più viola, tranquilli, inserendo un po' di blu, un po' di verde, per arrivare adesso ad aprile, che è il punto, diciamo, di svolta cromatica. Infatti il filato che userò per aprile è questo arcobaleno molto intenso. Ora, nell'intro che ho fatto in cui spiegavo quali filati avrei usato per ciascun mese, ho appunto messo questo qua arcobaleno, però ho visto che sempre al solito link dove ci sono tutti questi filati di diverse colorazioni, hanno inserito una nuova versione di questo arcobaleno con i colori pastello. Quindi se qualcuno volesse, io ormai avevo già preso il filato e quindi ho preso quello, è buona, però se qualcuno volesse proseguire con un tono più acceso ma comunque nei toni pastello come siamo rimasti fino adesso, sappiate che c'è questa piccola novità. Allora, io come sempre ho già fatto una riga di semplici maglie alte. Ovviamente, come tutti i nostri mesi, iniziamo appunto con una riga di maglie alte, ma non va a contare, non conta nel calcolo delle righe giornaliere. Quindi se sono 30 giorni, avremo 31 righe perché questa non conta. Ok, quindi una volta fatta la nostra riga di avviamento, faccio 3 catenelle e giro il lavoro. Vi stoppo perché ho la telecamera sopra la coperta, quindi devo stoppare tutto, girare il lavoro che sta iniziando a diventare un po' ingombrante e ricominciamo. Ok, ho girato il lavoro e a questo punto parto facendo 3 maglie alte normali. E poi iniziamo il nostro punto, quindi dovremo andare a fare 3 maglie alte in rilievo davanti, quindi entro in questo modo e faccio la mia maglia alta, una, 2 e 3 e adesso 3 maglie alte indietro, quindi vado da dietro, una, 2, 3, di nuovo 3 maglie alte davanti, quindi 1, 2 e 3. Adesso sta arrivando un po' di viola che ci fa da accompagnamento lungo la coperta e di nuovo 3 indietro. Quindi tutta la lavorazione di questa riga sarà l'alternanza appunto di 3 maglie alte davanti, 3 maglie alte indietro. Allora, per chi non avesse molta conoscenza, diciamo, di questo punto avanti e indietro, quindi rilievo davanti e rilievo dietro, ho fatto un video apposito in cui lo spiego, vi metto il link in descrizione, così viene spiegato proprio nei minimi dettagli. Chi non conosce questo punto può andarselo a vedere, tanto è molto semplice, si impara velocemente. Quindi procedo alternando 3 maglie alte davanti, 3 maglie alte indietro. Quando arriverò alla fine, le ultime 3, o comunque le ultime maglie dopo l'ultimo blocco di 3, perché ricordiamoci che essendo una coperta che si deve adattare a molti punti, io ho sempre usato la regola del diciamo che i punti basi basta che siano pari, perché comunque
è un po' difficile trovare un numero di punti base che vada bene per tutti i punti che si fanno su una coperta in cui i punti cambiano tutti i mesi, no? Quindi può essere che all'inizio o alla fine concludiate con 2 maglie alte invece che 3, o una o 3, non lo so, adesso 3 la vedo un po' dura, però il punto è che potreste non finire precise. Comunque dopo l'ultimo blocco di 3 che riuscite a mettere, le ultime maglie che saranno 2 o 1, secondo me saranno 2, adesso vediamo, le fate in maglia alta normale. Ok, vedete, ho terminato la riga di alternanza con doppie maglie alte in rilievo davanti e rilievo dietro, ogni gruppo di 3. Poi dopo l'ultimo gruppo di 3 mi sono trovata le ultime 2 maglie alte che ho fatto in maglia alta normale. Ora vi faccio vedere un po'. Come vedete c'è un cambio di colore molto rapido, molto colorato ovviamente. Vedete come cambia proprio velocissimamente il colore, che è tipico appunto anche dei cambi di clima di aprile, ma fine marzo, aprile. Comunque andando comunque ovviamente verso un clima più temperato. Ora voi potete decidere se continuare, quindi nel momento in cui io faccio le 3 catenelle e giro il lavoro, posso decidere se lavorare sempre rispettando, diciamo, il punto, quindi ad esempio questo è il rovescio, ok? Questo è il rovescio, questo è il dritto. Nel momento in cui io voglio che diciamo il punto del dritto, che in questo caso è questa parte qua, corrisponda, allora io andrò sempre a lavorare la costa avanti, in modo da diciamo ripetere il punto, e il rilievo sarà sempre dalla stessa parte, vedete? E poi continuo facendo la costa indietro. Praticamente andremo a creare delle strisce verticali di rilievo indietro e rilievo in avanti. Questa cosa qua potete decidere come farla, nel senso che potete fare questa variante che faccio io, quindi senza cambiare mai la diciamo natura del punto sotto, quindi i punti di rilievo saranno sempre rilievo davanti, i punti di rilievo indietro saranno sempre rilievo indietro. Oppure potete decidere di fare quello che si chiama il punto canestro o cesto, a dir si voglia, in cui per 2 righe tu mantieni la natura del punto, quindi dove è il rilievo davanti rimane il rilievo davanti, dove è il rilievo dietro rimane il rilievo dietro. Ogni 2 righe inverti, quindi dove c'è il rilievo dietro faccio dove c'è il rilievo davanti faccio il rilievo dietro, dove c'è il rilievo dietro faccio il rilievo davanti per un paio di righe, quindi si alterna e viene questo motivo un po' a scacchi, quindi verrà lo scacco e il rilievo qua, lo scacco e il rilievo dietro qua e sopra lo scacco e il rilievo davanti, perché andiamo proprio ad alternare. Però io ho deciso di non fare punto canestro e di lasciare intatto queste righe, ok? In cui questa riga sarà sempre in rilievo davanti, questa riga sarà sempre in rilievo dietro, in modo che vengano queste coste verticali. Perché ho deciso di fare questa cosa? Perché comunque mi sono resa conto durante la lavorazione che il cambio di colore è molto repentino, è già molto movimentato, quindi io non vedo il bisogno di andare a movimentare ancora di più il punto facendo dei rilievi alternati, ma andiamo a dare un po' più di regolatezza alla striscia facendo delle geometrie più rigide, quindi facendo queste strisce che diciamo non vanno a mixarsi durante le righe, ma rimarranno sempre così verticali. Quindi questo è il punto di questo mese. Quindi continueremo, chi vuole farlo ovviamente
come me continuerà a rispettare il punto, quindi dove vede il rilievo davanti fa rilievo davanti, dove vede il rilievo dietro fa rilievo dietro, e appunto avrà queste coste, vedete che già iniziano un po' a intravedersi, un po' più regolari. Chi invece vorrà fare punto cesto avrà un punto ancora più irregolare, però appunto tenendo conto che questo colore, questo gomitolo qua cambia molto, ha delle variazioni molto frequenti e anche molto intense da un colore all'altro, ho voluto dare questa, diciamo, smorzata, però capisco che magari qualcuno sta facendo con un altro colore un po' più delicato, per esempio, e quindi preferisca il punto canestro. Niente, questo quindi è il punto di questo mese. Come sempre verso metà mese, il 10, il 15, vi farò un update, quindi vi farò vedere come prosegue il punto, in modo che anche voi possiate farvi un'idea. E niente, questo è appunto il punto di aprile. Come sempre vi ringrazio di avermi seguita, qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio scrivetemi pure nei commenti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie e ciao!